Nuovo episodio di Lato Mercato, ragazzi, dai che si sta per ripartire, ci sono tante notizie di cui parlare prima del ritorno in pista coi test di Sepang, con lo shakedown in programma dal 29 al 31 gennaio e quelli di prestagione ufficiali dal 3 al 5 febbraio. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi i prossimi video che usciranno prima di quello riassuntivo dei test, perché ne usciranno altri, quindi state pronti che qui si è sempre carichi. Seguitemi anche sui miei social, Instagram e TikTok, dove lì pubblico contenuti inediti come questo a cui è arrivata una bella bomba. E siamo solo a gennaio. Tra l'altro per il momento su questo canale sta uscendo solo un video a settimana, anche perché oltre alla gestione degli altri miei social sto scrivendo la tesi dell'università, quindi l'obiettivo è laurearsi a marzo, se tutto andrà bene. Buongiorno Italia, se vi siete svegliati adesso sappiate che sono le ultime centinaia di metri per Valentino Rossi. E beh, ovviamente poi bisognerà farci un contenuto sulla mia laurea, perché poi tutto quello che c'è nella nostra vita è un potenziale contenuto. Ho in mente una cosa strafiga e ignorante che già avevo spoilerato con un video breve, quindi lo potete ripescare da qui nelle schede o in descrizione. Non vedo l'ora di farla. Bene, come abbiamo visto già nel primo episodio di questo format Lato Mercato, andremo a commentare le notizie che riguardano i possibili rumors e ovviamente quelli più attendibili riguardanti il mercato del 2027. Ma facciamo un'aggiunta: dato che siamo fermi in questo periodo, andiamo a parlare di altre notizie che riguardano il mondo MotoGP, perché è uscito qualcosa di cui bisogna parlare. In primis, metteranno i team radio dal 2027. È una cosa che si sta espandendo a livello di voci dal paddock, che purtroppo sono arrivati alla conclusione di metterli dopo tutti i test che hanno fatto. La chiudo così in breve perché ne parleremo approfonditamente in un altro video che uscirà a brevissimo e sono particolarmente incazzato, ma vabbè, andiamo avanti. Magari a qualcuno è sfuggito, ma Fermín Aldeguer si è infortunato di recente e non è una cosa facile, perché si è fratturato la diafisi del femore sinistro dopo una caduta in allenamento a Valencia. Si è operato subito a Barcellona il 9 gennaio e tutto è avvenuto con successo, solo che una frattura al femore normalmente richiede molto tempo di guarigione e al momento è molto incerto se riuscirà a partecipare ai test o essere al via della prima gara. Diciamo che i tempi di recupero di una frattura al femore variano da 3 a 6 mesi, quindi una Aldeguer al 100%, ma dico al 100%, ci sarà metà anno probabilmente. Cioè, da un lato nella sfortuna gli è andata anche bene, perché se si fosse fatto male nelle prime gare, cioè avrebbe perso praticamente quasi tutta la prima parte e la stagione si sarebbe già andata a farsi fottere, quindi senza contare poi le trattative del 2027. Quindi a meno di un recupero super lampo salta i test di Sepang ed è difficile, a meno di miracoli, vederlo al primo GP in Thailandia. Così iniziamo a fare la conta di quante volte la griglia sarà al completo. Salvo complicazioni, un rientro abbordabile potrebbe esserci fra fine marzo e inizio aprile. Vediamo se recupererà per la seconda del Brasile, ma nel frattempo gli auguriamo un buon recupero e una pronta guarigione. C'è anche una novità regolamentare che sarà già attiva da questa stagione anche in Superbike per gli appassionati delle derivate. In pratica, dopo una caduta, se la moto si spegne non sarà più consentito riaccenderla nelle vie di fuga o a bordo pista, quindi niente più i famosi gesti per riaccenderla con le sculacciate come abbiamo sempre visto. L'obiettivo, secondo quanto dice la FIM, è quello di ridurre al minimo il rischio nelle vie di fuga e a bordo pista per aumentare la sicurezza. Prima di tentare il riavvio, la moto deve essere spostata immediatamente dai commissari dietro la prima linea delle barriere di sicurezza, sulla service road, cioè la corsia di servizio, oppure in altre zone sicure, stando lontano, grazie che mi arriva l'email adesso, stando lontano dalla traiettoria o nelle vie di fuga. In quella zona solo il pilota potrà provare a riaccenderla, fare riparazioni o altro, mentre i commissari avranno il compito di verificare che siano state ripristinate le condizioni minime di sicurezza e, se necessario, aiutare a spinta il pilota per ripartire. E se un pilota cade e il motore rimane acceso, potrà ripartire, ma comunque hanno messo una pezza sul regolamento. I commissari dovranno valutare immediatamente i danni. Se ci saranno problemi di sicurezza, tipo le perdite di liquidi o degli altri componenti un po' pericolanti, il pilota dovrà fermarsi. Alla fine del video poi fatemi sapere la vostra su questo argomento e ovviamente di tutto quello di cui andremo a parlare fra poco, perché il vostro parere è sempre fondamentale. Cosa ne penso io di questa novità regolamentare? Posso essere d'accordo per la sicurezza, perché si vanno a ridurre dei potenziali danni se un pilota prova a ripartire mentre, nonostante ci siano le bandiere gialle e gli altri piloti girano comunque. Secondo me però la gara o la qualifica del pilota o il time attack della practice è più compromesso rispetto
rispetto a prima, perché se il motore si spegne ci vuole del tempo a portare fuori la moto e provare a riaccenderla, quindi va bene per la sicurezza, ma se le case non si inventano qualche magheggio strano per far tenere accesa la moto, o il pilota, che è abbastanza pericoloso, tiene la frizione mentre è in caduta, credo che, come dicevo, nella maggior parte dei casi, se uno cade e non fa in fretta a riaccendere la moto dove deve farlo, secondo me perde molto tempo e ciao, gara andata. Stiamo assistendo alla presentazione delle prime livree. Ha iniziato il team Prima Pramac, che ha fatto Ctrl-C Ctrl-V, e la livrea è praticamente la stessa, così come quella della Aprilia, anche se quella di Noale è sempre bella cattiva, con quel nero ci sta, con quelle grafiche, però sì, vabbè, niente cambiamenti particolari. Mentre VR46 ha messo un bel nero, anche qui c'è più aggressività e ci piace, la Ducati ha cambiato e questo non me l'aspettavo, pensavo rimanesse la stessa, ma questo bianco per il centenario dà un bel tono, la rende un po' diversa dal solito. Molto bella quella del team ufficiale, e anche Pecco Bagnaia ha anche cambiato la grafica del suo 63, un po' più old style. Ma tornando al team Pramac, Paolo Campinotti ad una domanda su Marquez e quel possibile approdo in Pramac ai tempi si è tolto giusto qualche sassolino dalla scarpa. C'è stata davvero la possibilità che lui venisse, era davvero possibile quel gioco che sì, si diceva era possibile, Martin poi e Bagnaia e lui rifiutò, e la Ducati praticamente non si rimangiò quello che avevano detto, e dissero che se Marquez non avesse accettato, Martin sarebbe comunque andato nel team ufficiale e Marquez era fuori. Loro lì, quello che disse a Barcellona non fu rispettato, e praticamente Martin anche lì ebbe questa decisione frettolosa, diciamo, di firmare subito con Aprilia, perché si erano creati anche proprio da parte sua una frattura umana, no? più che professionale. Dalla presentazione del team VR46 sono emersi dei particolari interessanti. Il primo, su di tutti, è che continua il solito dilemma GP24, GP25. Che moto guiderà Morbidelli? Una GP24, una GP25, un'evoluzione della 24? Siamo ai soliti discorsi. Uccio ha detto che Morbidelli avrà la moto di fine anno 2025 di San Antonio, ma non è escluso che possano essere anche messi dei pezzi della 24. Flamigni, il capotecnico di Morbidelli, ha detto proprio chiaramente che Franco avrà la 2024 e di Gian Antonio la moto ufficiale, mentre lo stesso Morbidelli ha detto che è curioso di provare la GP25, ma non perché la vuole provare, ma perché è inteso che guiderà quella. Bene, non si capisce già un cazzo anche per quest'anno, quindi addirittura se Morbidelli dovesse fare dei risultati ci sarà sempre il mistero. Ma che moto guida? Starà guidando una full 25, una full 24, una full 24 ma con dei pezzi della 25? Vabbè dai, è già un bordello. Mentre Valentino, ad una domanda sul mercato 2027 su chi saranno i due per l'anno prossimo, ha risposto così. Vuoi dirci quali saranno i tuoi piloti del 2027? Guarda, lo so, ma non posso ancora. Quindi mi sembra di capire che se non è un bluff la situazione è delineata. E cosa sarà? Ci sarà un rinnovo di Morbidelli? Una coppia Vietti-Morbidelli? Un clamoroso ritorno di Bullega? Dizza rinnoverà? Vedremo. Tutto fantamercato ovviamente, e quindi stiamo a vedere cosa succederà e se ci sarà anche un rinnovo di VR46 con Ducati anche per i prossimi anni, dato che la voce Aprilia è sempre dietro l'angolo, ma comunque sembra che tra cause sia orientata a continuare con Aprilia, quindi a meno di colpi di scena quella squadra rimane con Aprilia, a meno che la Honda magari ad esempio non faccia una mega proposta. Prima di passare alla roba scottante che arriva dalla Ducati ufficiale, c'è stato un cambiamento dalla sponda Lucio Cecchinello e Team Idemitsu, nel senso che quest'ultimo è stato sostituito e non ci sarà dalla prossima stagione. Quindi, oltre al classico team di Cecchinello dove c'è Zarco, Diogo Moreira nella classe regina correrà nel team Pro Honda LCR, quindi è sempre un team che fa parte di Cecchinello, ma non c'è il marchio Idemitsu, ma c'è il marchio Pro Honda, che sarebbe il marchio ufficiale di oli e lubrificanti Honda. Questo per dire che Idemitsu dunque non ci sarà dalla prossima stagione e, come detto, continuerà il suo programma di crescita dei piloti asiatici nelle classi minori. Poi vedremo se magari in futuro tornerà anche in MotoGP. Dalla presentazione della Ducati ufficiale è emerso quello che era molto probabile sia da quello che pensavo io per i miei e dall'ambiente in generale. Marquez rinnoverà con Ducati. C'è la volontà da entrambe le parti, l'hanno confermato sia Dall'Igna che Domenicali e quindi l'annuncio arriverà prima dell'inizio della stagione o dopo la prima gara al massimo, come fecero con Bagnaia nel 2024. La linea è quella. E se andiamo a scavare più nel dettaglio, motorsport.com ha rivelato che il rinnovo di Marquez con la Ducati è biennale, quindi
per il 2027 e 2028. Per chi avesse dei dubbi se faceva solo un anno nel 2027 per poi cambiare nel 2028. Quindi se realmente si realizzerà questa indiscrezione, sarà curioso anche vedere se Marquez a fine 2028 continuerà la sua carriera o deciderà magari di finirla in un altro team, tipo una chiusura simbolica in una Honda più competitiva. E quindi ora il dilemma si sposta su chi sarà il compagno di squadra di Marquez dal 2027, il quale ha detto comunque più volte che non interferirà nella scelta del compagno di squadra, ribadendo che la scelta di chi gli starà accanto non influenzerà la sua decisione. Come vi avevo detto in qualche video, il mercato del 2027 potrà iniziare a partire seriamente dopo varie prime decisioni importanti. Con il rinnovo di Marquez si mette il primo tassello e se secondo me non c'erano dubbi sulla sua permanenza, l'effetto domino parte comunque da lui, perché un posto in Ducati ufficiale è già occupato, ma le altre mosse che faranno andare la cascata in avanti saranno quelle di Quartararo e Acosta, che entrambi vogliono una moto ufficiale, sicuramente ambiscono alla Ducati, ma almeno un top rider vola anche in Aprilia, a meno che Martinez non rinnovi con Noale. E tutto questo poi dipenderà da Bagnaia, che è ovvio che ci viene a dire che la sua linea è quella di rinnovare, finire la carriera in Ducati e altro. Non può andare a dire ai microfoni già qualcosa di diverso, perché dopo inizia di più a incrinarsi qualcosa. Poi chiaramente non metto in dubbio il fatto che lui voglia rinnovare, perché lui è un signore, è uno sincero e che gioca anche poco magari con le dichiarazioni da questo punto di vista, cioè non mette pressione. Ma il futuro di Bagnaia, oltre che dalla fiducia storica che si è instaurata, quest'anno passa anche dai risultati e quindi dai test e dalle prime gare dell'anno, con Acosta e Quartararo ruggenti che vogliono arrivare, si fa tosta. Io terrei d'occhio anche Alex Marquez comunque, che magari da underdog alla Sella Factory ovviamente ci ambisce. Quello che però filtra comunicativamente parlando dalle dichiarazioni che arrivano da Claudio Domenicali e Gigi Dall'Igna alla presentazione Ducati è che sembra che ci sia una netta posizione verso Marquez, ad esempio quando dicono che è la priorità per il rinnovo, giustamente poi, perché il presente dice che Marquez è il numero 1 campione del mondo ed è riferimento, ma d'altro canto parlando così in molti hanno visto questo come se avessero messo Bagnaia totalmente in secondo piano e che l'hanno praticamente scaricato a seconda guida. Quello che penso io, e come ho già detto l'anno scorso, per me il ciclo di Bagnaia in Ducati è finito ed è tempo di una nuova sfida. Fuori da Borgo Panigale proprio, niente team satelliti, quindi che sia Honda, Yamaha o Aprilia, ma non perché non vada forte con la Ducati, perché in pista in questo 2026 non si è ancora scesi, quindi potrà ritornare ad essere competitivo, ma perché secondo me i cicli hanno una durata e certe cose a un determinato punto devono cambiare per una serie di cose che si creano intorno. Io penso che Ducati voglia rinnovare Bagnaia se vede che ci saranno dei risultati, un buon adattamento con la GP26, poi se sarà un rinnovo annuale o biennale non lo so, ma quando ci sono dei fenomeni forti come Acosta soprattutto per aprire un ciclo nel futuro o un Quartararo, lì bisognerà capire anche le intenzioni di cosa vogliono i piani alti di Ducati. Poi se Bagnaia dovesse rinnovare, quindi compagno di squadra di Marquez, che sia per un altro anno o due, lì la sfida, se Marquez continua a vincere, sarebbe un bel fallimento per Pecco se dovesse rinnovare ma comunque continuare a perdere. Perché Marquez è più forte di Bagnaia, quindi non è che dico che matematicamente, anche se Bagnaia dovesse rinnovare per i prossimi anni, ha già perso in partenza. È molto probabile però che possa vincere Marquez rispetto a un Bagnaia. Poi le cose cambiano e sicuramente possono andare in un'altra maniera, però se dovessi fare dei pronostici, la, diciamo, retta da tracciare è più verso Marquez che Bagnaia. Massimo Rivola ci ha comunque tenuto alla presentazione dell'Aprilia a lanciare una dichiarazione forte, pesante, anche giocando un po' comunicativamente parlando, mettendo un po' di zizzagna apposta, in cui secondo lui è già delineato che la coppia 2027 per la Ducati ufficiale sia Marquez-Acosta. Dall'Igna ha prontamente risposto e posso anche spezzare una lancia a favore di Rivola, anche secondo me si va verso una coppia Marquez-Acosta nel 2027, con magari un arrivo di Red Bull al posto di Monster come title sponsor. Uscirà presto un video particolare sul mercato 2027 dove andremo anche a giocare un po' e lo farete anche voi. Quindi raga, detto questo, se siete arrivati fino qui vi ringrazio, fatemi sapere la vostra nei commenti di quello di cui abbiamo parlato, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche a questo canale perché piano piano stiamo crescendo e così arrivate pronti per non perdervi nessun video di questa nuova stagione. Ci vediamo presto, ciao!